Domenica 4 febbraio la Stardom metterà in scena Supreme Fight e, in quell'occasione, la federazione di Rossy Ogawa festeggerà il 13° anniversario dalla sua nascita. Per questa ricorrenza speciale, ecco dunque che la compagnia ci propone un match alquanto interessante tra 8 delle atlete di maggior successo, tra cui Mayu Iwatani, che attualmente è l'unica wrestler a poter vantare il record di presenze in Stardom, essendo appunto l'unica lottatrice ad essere ancora sotto contratto con la federazione dal primo giorno. Sì, perché Mayu era presente durante lo show di debutto della Stardom, dove difatti il 23 gennaio del 2011 affrontò Arisa Hoshiki. Da quel momento è passata parecchia acqua sotto i ponti e Mayu Iwatani ha vinto parecchi titoli, scrivendo la storia della compagnia più e più volte. In questi 13 anni Mayu può vantare l'aver vinto 2 volte sia la Red Belt che la White Belt, l'ISP Championship, l'SWA Title o ancora i Goddess of Stardom Championship vinti per ben 2 volte, gli Artists of Stardom Championship vinti 5 volte e come non nominare l'aver vinto per ben 2 volte il Cinderella Tournament, la Goddess of Stardom Tag League e il 5 Star Grand Prix. Senza dimenticare che oramai detiene l'IWGP Women's Championship e non sembra aver alcuna intenzione di abdicare molto presto. Ecco perché Mayu Iwatani è stata ribattezzata col soprannome di Icon, perché è una vera e propria leggenda. Mayu Iwatani ha fatto davvero tanto per questa federazione da quando è nata e spero continuerà a farlo per i tanti anni a venire. Ma non possiamo limitarci a parlare di Mayu Iwatani, sì, perché in squadra con lei troviamo altre lottatrici storiche che hanno comunque scritto una parte importante della storia della Stardom. Mi hanno lasciato una parte indelebile nei ricordi di tutti noi fans. Stiamo parlando di wrestlers quali Utami Hayashishita, Azumi e Nanae Takahashi. I membri di Queen's Quest, da quando hanno messo i loro piedi in Stardom, ci hanno sempre fatto sognare grazie alle loro prestazioni nel ring e ai loro regni che sono entrati nella leggenda. Non possiamo assolutamente non nominare lo straordinario regno da World of Stardom Champion di Utami Hayashishita o il magnifico regno da ISP Champion di Azumi, la quale ha spezzato ogni record legato a quel titolo, record oggi difficile da superare per qualsiasi lottatrice. E poi c'è Nanae. La Takahashi ha avuto una carriera prestigiosa che l'hanno portata a vincere parecchi allori, ma al col tempo l'ha portata anche ad avere una carriera alquanto controversa. Chi segue la Stardom da più tempo sa bene di cosa sto parlando. Resta comunque il fatto che Nanae Takahashi sia nel bene e nel male una lottatrice leggendaria e che ha di fatti scritto pagine importanti del libro chiamato Stardom. Le loro avversarie però non sono da sottovalutare perché sì, forse non hanno lo stesso blasone di Mayu Iwatani e Nanae Takahashi, ma anche Giulia, Suzuki, Shuri e Mirai non sono affatto le prime arrivate. I 2 membri di Gozai sono attualmente Artist of Stardom Champions insieme ad Ami Sorei e negli scorsi anni sia Shuri che Mirai sono riusciti a conquistare molteplici titoli. Su tutti la Red Belt vinta da Shuri a fine 2021 proprio contro Utami Hayashishita o la White Belt vinta nel maggio del 2023 da Mirai battendo Tami Nakano. Senza scordarci di Suzuki che da quando è arrivata in Stardom si è già tolte parecchie soddisfazioni, tra tutte la vittoria del 5 Star Grand Prix 2023. O Giulia, che ha scritto pagine importanti nella storia della compagnia, vincendo il 5 Star Grand Prix nel 2022 o accaparrandosi la Red Belt nel finire dello stesso anno. Senza scordarci che attualmente lei detiene il New Japan Pro Wrestling Strong Women's Championship da diversi mesi. Un match dunque che può regalarci un grandissimo spettacolo, proprio perché al suo interno troviamo 8 delle atleti più vincenti e simboliche della federazione di Rossy Ogawa.
Il mio pronostico va in favore della squadra capitanata da Mayu Iwatani, perché essendo lei l'unica lottatrice ancora presente nel roster dal primo giorno, credo sia giusto festeggiare questo traguardo con una vittoria. Una vittoria che nessun'altra merita più della leader di Stars. Ora però, parola a voi. Qui sotto nei commenti potete lasciare i vostri pronostici su questo match e quale momento vi ha maggiormente colpito in questi 13 anni di Stardom e quale ricordo vi è più rimasto impresso riguardante Mayu Iwatani. Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link dei miei social in modo da scambiare qualche chiacchiera con me. Vi invito cortesemente a lasciare un like, a condividere il video con tutti i vostri amici e a iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Siamo arrivati, come potete vedere, ormai a 266 iscritti e l'obiettivo del canale è quello di varcare soglia 1000. Quindi forza, signore e signori, iscrivetevi e aiutatemi a raggiungere tale obiettivo. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Sayonara!